Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti e bentornati sul mio canale. Sono super entusiasta di avervi qui oggi perché ho una storia, ma che dico storia, un vero e proprio dramma da raccontarvi. Preparatevi perché oggi analizzeremo un momento super critico, un vero punto di svolta nella vita di Neslihan, il momento in cui scappa dalla festa. Già, avete capito bene, scappa. E indovinate un po'? Sembra che il nostro caro Burak abbia avuto un ruolo chiave in questa fuga precipitosa. Quindi, prendetevi una tazza di tè, un bel caffè caldo, o quello che preferite, mettetevi comodi e preparatevi ad ascoltare tutti i dettagli di questa storia piena di colpi di scena. Emozioni forti e, diciamocelo, anche un pizzico di mistero. E se siete nuovi da queste parti, non dimenticate di iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdervi nessuno dei prossimi video. Prometto che ci divertiremo un sacco. Ok, bando alle ciance e tuffiamoci subito nel vivo della questione. Neslihan alla festa. Immaginate la scena, luci soffuse, musica alta, invitati eleganti che chiacchierano e sorseggiano champagne. Tutto sembra perfetto, no? Ma, come spesso accade, le apparenze ingannano. Neslihan, all'inizio, sembrava godersi la serata. Aveva un vestito stupendo, i capelli impeccabili e un sorriso radioso. Parlava con gli amici, ballava, rideva, insomma, sembrava proprio a suo agio. Un vero spettacolo di eleganza e spensieratezza. Aveva scelto un abito di seta color smeraldo che le valorizzava la figura e si era concessa un trucco leggero ma sofisticato, focalizzato sullo sguardo profondo e intenso. Sembrava incarnare la perfetta immagine della giovane donna che sa come godersi la vita. Però, se guardiamo un po' più a fondo, si potevano notare dei piccoli segnali, delle piccole crepe in questa facciata perfetta. Ad esempio, il suo sguardo, a volte, vagava nel vuoto, come se fosse persa nei suoi pensieri. Non era uno sguardo presente, partecipe della conversazione. Era uno sguardo che cercava qualcosa, o forse che fuggiva da qualcosa. Oppure, il modo in cui stringeva il bicchiere, quasi a voler trovare un appiglio. Le sue dita, sottili e affusolate, si stringevano attorno al cristallo, quasi a volerlo frantumare. Era un gesto nervoso, un'inconscia richiesta di aiuto. Piccoli dettagli, certo, ma che rivelavano un certo disagio. Un disagio profondo, radicato in qualcosa che non riusciva a esprimere a parole. Forse, un peso che si portava dentro da tempo e che quella festa, con la sua atmosfera ovattata e le sue false promesse di felicità, non faceva altro che amplificare. E poi c'era Burak. Burak, il protagonista di questa storia, l'uomo che, a quanto pare, ha contribuito a far scappare Neslihan dalla festa. Chi è Burak? Beh, diciamo che è una figura un po' ambigua. Affascinante, carismatico, ma anche un po' misterioso e, diciamolo, un po' manipolatore. Un vero e proprio enigma. Burak era uno di quegli uomini che attirano l'attenzione semplicemente entrando in una stanza. Alto, atletico, con un sorriso capace di sciogliere il ghiaccio e uno sguardo magnetico che sembrava scrutarti l'anima. Indossava un abito scuro impeccabile che ne esaltava la figura e si muoveva con un'eleganza naturale, quasi felina. Era l'incarnazione del potere e del successo, ma c'era qualcosa di inafferrabile in lui, una zona d'ombra che lo rendeva ancora più intrigante. Fin dall'inizio della festa, Burak ha cercato di avvicinarsi a Neslihan. All'inizio con complimenti e battute, poi con discorsi più seri e personali. Si era avvicinato a lei con la scusa di offrirle un altro bicchiere di champagne, ma ben presto aveva iniziato a intessere una conversazione apparentemente innocua. Le aveva chiesto del suo lavoro, dei suoi interessi, dei suoi sogni. Aveva mostrato un sincero interesse per la sua vita, cosa che aveva lusingato Neslihan. Poi, la conversazione si era fatta più intima, più personale. Burak aveva iniziato a parlare di sé, delle sue ambizioni, delle sue paure. Si era mostrato vulnerabile, fragile, cosa che aveva ulteriormente attirato Neslihan. Neslihan, da parte sua, sembrava un po' combattuta. Da un lato, era attratta da Burak, dal suo fascino e dalla sua sicurezza. Dall'altro, sentiva che c'era qualcosa di strano in lui, qualcosa che non la convinceva del tutto. Un'ombra, forse, nel suo sguardo, un'ombra che la metteva a disagio. Era come se Burak nascondesse qualcosa, un segreto oscuro che non voleva rivelare. Neslihan sentiva che c'era una dissonanza tra quello che diceva e quello che mostrava, una sorta di ambiguità che la turbava. Era come se si trovasse di fronte a uno specchio distorto, che rifletteva un'immagine di sé alterata, manipolata.
E poi, ad un certo punto della serata, è successo qualcosa. Qualcosa che ha cambiato tutto. Non sappiamo esattamente cosa si siano detti Burak e Neslihan, ma possiamo immaginare che non sia stato un dialogo piacevole. Forse Burak ha detto qualcosa di offensivo, o forse ha rivelato qualcosa di sé, che ha spaventato Neslihan. Forse le ha confessato qualcosa di compromettente sul suo passato, o forse ha rivelato le sue vere intenzioni, svelando una natura manipolatrice e calcolatrice. Forse le ha fatto una proposta indecente, o forse ha semplicemente detto qualcosa che ha risvegliato in lei un dolore sopito, un trauma nascosto nel profondo della sua anima. Qualunque sia stato il motivo, il risultato è stato che Neslihan è scappata dalla festa. Ma non è scappata in silenzio, no, è scappata in lacrime, con il cuore spezzato e la rabbia negli occhi. È uscita di corsa, incurante degli sguardi degli altri invitati, incurante del trucco che colava e dei capelli scompigliati. Voleva solo andare via, il più lontano possibile da Burak e da quella festa che si era trasformata in un incubo. La sua fuga è stata caotica e disordinata. Ha urtato contro gli invitati, ha rovesciato un tavolino con dei bicchieri di champagne, ha perso una scarpa nel trambusto. Non le importava di nulla. Voleva solo fuggire da quell'incubo, da quella sensazione opprimente di essere intrappolata in una gabbia dorata. E qui inizia la parte più interessante della storia. Perché Neslihan è scappata? Cosa le ha detto Burak? E soprattutto, cosa farà adesso? Dove andrà? Cercherà di dimenticare quello che è successo? Oppure affronterà Burak e cercherà di ottenere delle risposte? Si rifugierà tra le braccia di un'amica fidata, cercando conforto e consiglio? Oppure si chiuderà in se stessa, isolandosi dal mondo e lasciandosi sopraffare dalla disperazione? Cercherà di vendicarsi di Burak, pianificando una strategia elaborata per smascherarlo e farlo pagare per il suo comportamento? Oppure si limiterà a scappare, a rifarsi una vita altrove, cercando di dimenticare quel terribile episodio? Sono tutte domande che ci lasciano con il fiato sospeso, vero? E la verità è che non abbiamo ancora tutte le risposte. Ma possiamo fare delle ipotesi, possiamo cercare di ricostruire i fatti, possiamo analizzare il comportamento dei protagonisti per cercare di capire cosa è successo veramente. Possiamo immaginare la scena, possiamo visualizzare i volti, possiamo ascoltare le parole non dette. Possiamo cercare di entrare nella mente di Neslihan, per capire cosa ha provato, cosa ha pensato, cosa l'ha spinta a scappare. Possiamo cercare di capire la natura di Burak, il suo lato oscuro, le sue motivazioni nascoste. Ma una cosa è certa, questa fuga di Neslihan segna un punto di non ritorno. Da questo momento in poi, la sua vita non sarà più la stessa. Dovrà affrontare le sue paure, le sue insicurezze e, soprattutto, dovrà decidere cosa vuole fare del suo futuro. Dovrà fare i conti con il suo passato, con i suoi errori, con i suoi rimpianti. Dovrà imparare a fidarsi di nuovo, a credere in se stessa, a trovare la forza di andare avanti. Dovrà capire chi è veramente, cosa vuole dalla vita, quali sono i suoi valori e i suoi principi. E noi saremo qui a seguirla, passo dopo passo, per scoprire cosa succederà. Per capire se Neslihan troverà la forza di rialzarsi, di superare questo momento difficile e di trovare la felicità che merita. Per capire se riuscirà a liberarsi dal peso del passato, a perdonare Burak, a perdonare se stessa. Per capire se troverà l'amore, l'amicizia, la realizzazione professionale. Per capire se diventerà una persona migliore, più forte, più consapevole. Perché, diciamocelo, Neslihan è una ragazza forte, una ragazza coraggiosa. E sono convinto che ce la farà. Ha un potenziale enorme, una riserva inesauribile di energia, una determinazione incrollabile. Deve solo trovare la chiave per liberarla, per trasformare la sua sofferenza in forza, la sua rabbia in energia positiva. E ora, dopo avervi raccontato questa storia, voglio chiedervi cosa ne pensate. Secondo voi, cosa è successo tra Neslihan e Burak? Chi è il vero colpevole di questa fuga? E soprattutto, cosa consigliate a Neslihan di fare? Affrontare Burak? Denunciarlo? Scappare e rifarsi una vita? Cercare aiuto psicologico? Parlare con un'amica fidata? Meditare? Fare yoga? Adottare un gatto? Lasciate un commento qui sotto e ditemi la vostra opinione. Sono super curioso di sapere cosa ne pensate. Voglio sapere cosa vi ha colpito di più di questa storia, cosa vi ha fatto riflettere, cosa vi ha emozionato. Voglio sapere se vi siete immedesimati in Neslihan, se avete provato le sue stesse emozioni, se avete condiviso le sue stesse paure. Ed eccoci arrivati alla fine di questo video.
Spero che vi sia piaciuto e che vi abbia tenuto compagnia. Ricapitolando, abbiamo visto come una festa apparentemente perfetta possa nascondere insidie e drammi, come un incontro apparentemente innocuo possa trasformarsi in un incubo e come una fuga precipitosa possa rappresentare un punto di svolta nella vita di una persona. Abbiamo esplorato le dinamiche sociali, le maschere che indossiamo, le false apparenze che ci ingannano. Abbiamo analizzato i meccanismi della seduzione, del potere, della manipolazione. Abbiamo Riflettuto sulla fragilità umana, sulla vulnerabilità emotiva, sulla capacità di resilienza. Abbiamo analizzato i personaggi di Neslihan e Burak, cercando di capire le loro motivazioni e i loro sentimenti. Abbiamo scavato nel loro passato, abbiamo cercato di comprendere il loro presente, abbiamo ipotizzato il loro futuro. Abbiamo cercato di capire cosa li ha spinti a comportarsi in quel modo, quali sono stati i fattori che hanno contribuito a creare questa situazione drammatica. E abbiamo lasciato in sospeso la domanda più importante: cosa succederà adesso? Grazie mille per aver guardato il video fino alla fine. Spero che vi siate divertiti e che abbiate trovato questa storia interessante e coinvolgente. Spero che vi abbia fatto riflettere, emozionare, magari anche un po' spaventare. Spero che vi abbia fatto sentire parte di una comunità, di un gruppo di persone che condividono le stesse passioni, gli stessi interessi, le stesse curiosità. Ora, prima di salutarvi, vi invito a lasciare un commento qui sotto e a dirmi cosa ne pensate di questa storia. Qual è la vostra opinione su Neslihan e Burak? Cosa fareste al posto di Neslihan? Quali sono i vostri consigli per lei? Quali sono le vostre aspettative per il futuro? Sono super curioso di leggere i vostri commenti e di avviare una discussione interessante. Voglio sapere cosa ne pensate dei miei personaggi, della mia narrazione, del mio stile. Voglio sapere se vi ho convinto, se vi ho deluso, se vi ho fatto venire voglia di saperne di più. E infine, ma non meno importante, vi chiedo di mettere un bel mi piace a questo video se vi è piaciuto, di condividerlo con i vostri amici e, soprattutto, di iscrivervi al canale se non lo avete ancora fatto. Attivate anche la campanella per non perdervi nessuno dei prossimi video. Prometto che ci saranno tante altre storie interessanti e drammatiche da raccontare. Ci saranno altre avventure, altri misteri, altri amori, altre delusioni. Ci saranno altri personaggi da conoscere, altre emozioni da provare, altre riflessioni da condividere. Grazie ancora per il vostro supporto e alla prossima. Ciao! E ricordate, la vita è piena di colpi di scena, quindi tenetevi pronti.